In un mondo incontaminato coesistono armoniosamente uomo, natura e tecnologia. Ma cosa accadrebbe se questa armonia venisse a mancare? 3 anni fa ci eravamo già avventurati in questo mondo per cercare la risposta, ed oggi è arrivato il momento di scoprire la verità in questo suo sequel. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo episodio di Repills, la rubrica dove vi racconto i videogiochi seguendo una struttura vicina a una recensione, ma dove l'analisi la fa da padrone, rimanendo però in territorio non spoiler. Oggi vi racconterò di Planet of Lana 2, Children of the Leaf, titolo indie sviluppato da Wishfully e pubblicato da Thunderful Publishing, i quali ringrazio per avermi donato una key per realizzare questo video. Indossate il vostro bracciale, dunque, e preparatevi ad atterrare sul pianeta Novo. Come sempre però, dopo la sigla. E partirei dicendovi cosa sia questo gioco. Planet of Lana 2 Children of the Leaf è un puzzle platform bidimensionale con elementi tridimensionali, una tipologia di giochi platform il cui focus principale è la risoluzione di rompicapi ed enigmi per proseguire l'avventura. Essi possono variare per tipologie e difficoltà, ma solitamente richiedono al giocatore l'utilizzo dell'ingegno e del timing per superare gli ostacoli. Nel caso di Planet of Lana, gli sviluppatori hanno deciso di focalizzarsi più sulla trama, le atmosfere ed il mondo di gioco, piuttosto che avere enigmi molto complessi. Questo però non significa che non dovrete usare la testa. Cosa dire invece della trama di questo gioco? Paradossalmente non ho granché da dirvi. Un paradosso? Certo. Permettetemi però di spiegarvi il perché. In realtà ci sarebbe molto da dire sulla trama di Planet of Lana 2, ma esattamente come il suo predecessore, essa sarà altamente interpretativa. Delle linee guida per comprendere il contesto ci sono, ma ciò non basta per potervene parlare al di fuori di spoiler. Per questo motivo ci girerò intorno. Il gioco si aprirà con un breve riassunto di cosa sia successo nel precedente capitolo. Questo per la volontà degli sviluppatori nel permettere a tutti di giocare a questo nuovo capitolo e di essere al pari di coloro che invece seguono le vicende della nostra protagonista sin dall'inizio. E su questo devo dirvi che gli sviluppatori abbiano fatto davvero un ottimo lavoro, perché il gioco davvero si apre a tutti, che essi siano neofiti o con esperienza. Nel secondo caso, però, avranno qualche approfondimento in più, come è giusto che sia. Dopo questo riassunto, il gioco comincerà per davvero e avremo modo di capire che sia passato un po' di tempo dagli avvenimenti del primo capitolo. A seguito di una serie di eventi spiacevoli, i quali dimostreranno che l'armonia della natura è in pericolo, il nostro duo di protagonisti, Lana e Mui, dovranno nuovamente unire le forze per andare ancora più a fondo nella ricerca di risposte sul loro mondo. E forse questa volta scopriranno la verità. L'ultimo elemento che vorrei prendere in analisi è come la trama viene veicolata ed i toni che usa. Se già nel primo capitolo avevamo un'opera di tutto rispetto, in questo sequel sono riusciti a fare quel passo avanti necessario. Anche in questo sequel gli sviluppatori sono riusciti a farmi percepire quel senso di impotenza di fronte alle vicende che mi si sono parate davanti, della fragilità di Lana e degli abitanti di Novo, dell'importanza di Mui e della potenza imperante della tecnologia, di come essa sia divenuta una minaccia per tutti, anche a causa dell'avidità dell'uomo. Planet of Lana imbastisce una trama con una certa pesantezza, una trama che ti coinvolge e che ti richiede un investimento emotivo, ma lo fa in modo delicato e tagliente allo stesso tempo. Nonostante ne tessa le lodi, però, devo anche segnalare quelli che sono dei punti che ritengo deboli. Il primo è l'impatto che la tecnologia ha con le vicende. Se nel primo essa era una minaccia costante, in questo secondo capitolo ho percepito questo pericolo come inizialmente suggerito e poi divenuto preponderante successivamente alla conclusione della prima grande quest. È come se mi avessero dato il tempo di concludere la faccenda più piccola, che dà il via al tutto, e poi arrivare ad affrontare quella di larga scala. Diciamo che per alcuni elementi, dati dal tempo passato dal finale del primo capitolo e l'inizio di questo sequel, sia comprensibile questa scelta, ma nel lungo termine trovo che non abbia premiato appieno. Il secondo ed ultimo è un generale feeling di leggero retcon.
Nonostante i nuovi eventi riescano ad incastrarsi anche con quanto già raccontato dal primo capitolo, ci sono alcune cose che non mi sono del tutto tornate. Questo sentimento si è un po' accentuato anche grazie a qualche buco lasciato appositamente per essere interpretato. Ci tengo a specificare che questi due punti siano nati da un punto di vista per lo più soggettivo. Per questo motivo potrebbe essere un ottimo luogo di dibattito con coloro di voi che hanno terminato la loro avventura sul gioco. Se già nel primo capitolo avevo notato una certa somiglianza, ora posso condividervela. Ci sono vari videogiochi che questa esperienza mi ha riportato alla mente, che vedremo tra poco, ma uno in particolare, secondo me, è il più impattante. Più di uno in realtà. Questo perché fanno parte di una saga a cui sono molto legato. Chi mi segue già da un po' di tempo avrà già intuito il nome che sto per fare. Sto ovviamente parlando di Oddworld. Hello. Essendo così impattante, lo prenderò in analisi in base all'argomento trattato, in questo caso la trama. E già da qui le comparazioni quasi si sprecano. L'elemento di connessione che ho percepito tra queste due opere risiede proprio nell'espansionismo tecnologico incontrollato e perpetrato con avidità, di come esso rappresenti una minaccia per gli universi in cui è ambientato, in entrambi i casi schiavizzando subdolamente le razze o coloro ritenuti inferiori e trasformando la flora e la fauna in profitto, sfruttando ogni risorsa ma senza creare nulla in cambio. Amo alla follia Oddworld, è una saga che mi ha cresciuto, che mi ha trasmesso dei valori che ancora oggi perpetro e che mi ha aperto le porte per il genere platform e rompicapo. Non solo, ha plasmato la mia sensibilità verso storie più profonde ed anche interpretative. Per questo motivo ritengo che aver visto sin da subito queste similitudini sia un profondo complimento e apprezzamento che muovo nei confronti degli sviluppatori e la loro opera. Nonostante non possa entrare nei dettagli, posso dirvi che, anche questa volta, il lavoro svolto da coloro all'interno del team che si sono occupati della trama sia di alto livello. A maggior ragione dopo quanto detto poc'anzi. Torneremo prossimamente a parlare più approfonditamente della trama di Planet of Lana, in un format video apposito. Il comparto grafico e l'art direction è un'altra punta di diamante di questo Planet of Lana 2. Non fatevi ingannare. Nonostante le carenze del primo, il secondo recupera il terreno perduto e dona profondo fascino all'opera. Prima vi parlavo di come la trama fosse evocativa, e lo è, anche e soprattutto grazie alle scelte artistiche decise dal team di sviluppo. Puoi avere il soggetto perfetto per il tuo quadro, ma senza uno sfondo altrettanto degno di nota, esso perderà di significato. Planet of Lana 2 riesce a inscenare la sua già forte trama con un mondo di gioco, il pianeta Novo, curato in ogni suo dettaglio, partendo dall'utilizzo delle luci, passando per i suoi colori fino ad arrivare al movimento dell'erba con il vento, l'increspatura dell'acqua al nostro passaggio e la vita sott'acqua, arrivando al panorama soffocante dell'industria e la freddezza delle luci al neon. Planet of Lana non avrà una grafica spaccamascella, ma una direzione artistica di tutto rispetto. Personalmente parlando, prediligo sempre una forte impronta nell'art direction, piuttosto che avere il graficone, ma un mondo di gioco spoglio o facilmente dimenticabile. Esattamente come per Oddworld, anche Planet of Lana parla attraverso i suoi sfondi e la sua ambientazione. Oltre ad esso, richiama alla mia mente anche due altri titoli, uno storico e l'altro un suo nipote, Another World e Heart of Darkness. Il primo sia perché è il papà del genere puzzle platform, sia per la scelta di rappresentare i personaggi con lineamenti poco definiti. Il secondo per alcune sezioni più cupe e per il ritorno di bestie che abitano nel buio particolarmente creepy. In generale gli sviluppatori sono riusciti ad aggirare molto bene i limiti tecnici, determinati dalla grandezza del progetto e del loro team, grazie ad un sapiente utilizzo degli strumenti a loro disposizione. Spesso riconduco queste strategie adottate dagli sviluppatori a coloro che svilupparono in passato. Casi come questo però mi ricordano che esistono ancora persone in grado di prendere per le mutande determinate limitazioni, sfruttando la loro creatività. Sono ben felice del fatto che si stia parlando di un team di sviluppo indipendente, prova che avvalora la mia tesi su come determinati elementi portanti di questa industria siano portati avanti da coloro che hanno una potenza di fuoco inferiore rispetto ai più blasonati nel settore e che, purtroppo, vengono spesso sottovalutati. Erroneamente, dal mio punto di vista.
Ed ora è il momento di parlarvi del cuore pulsante di praticamente la maggior parte dei videogiochi, il gameplay. Il gameplay di Planet of Lana 2 è convincente? Secondo me sì, ma andiamo con ordine. Come vi avevo anticipato, lo scheletro di gameplay di questo gioco si rifà al genere puzzle platform, specificatamente a quelli in 2D side-scrolling, ovvero quelli a telecamera fissa che si sposta ogni volta che cambiamo schermata. Pensando proprio ad Oddworld, nei primi 2 capitoli ciò avveniva con una transizione, mentre in Planet of Lana troveremo una transizione di movimento più moderna e che segue attentamente dove ci stiamo muovendo. Oltre a quello, vi avevo introdotto alla volontà degli sviluppatori di focalizzarsi più sul contesto narrativo che quello rompicapo. Ciò potrebbe portare a qualche squilibrio, fornendo magari una storia meravigliosa ma un gameplay noioso. Fortunatamente ciò non accade con Planet of Lana. Se davvero gli sviluppatori hanno preso come ispirazione almeno uno di quei titoli che citavo prima, ciò è evidente per un ottimo bilanciamento della trama e delle meccaniche in sé. Gli enigmi che si pareranno dinanzi a noi, infatti, non saranno mai né troppo impegnativi né troppo facili. Non so bene come ci siano riusciti, ma si piazzano perfettamente a metà. Dovrete usare la testa, ma spesso e volentieri non dovrete fare ragionamenti stellari per arrivare alla soluzione. Dovrete essere pronti con i riflessi, ma non vi verrà mai richiesto di essere fulminei. Se siete giocatori alla ricerca della sfida, qualcosa per voi c'è comunque. Questo perché potrete disattivare tutti i prompt visivi a schermo ed i possibili aiuti che il gioco fornisce. Una vera esperienza retro. Scendendo più in profondità, troviamo le effettive meccaniche di gameplay adottate da questo sequel. In esso troveremo un mix di vecchie meccaniche di gioco più alcune nuove, di cui purtroppo non posso citarvele tutte, essendo alcune di esse fortemente legate alla trama. In generale gli sviluppatori hanno traslato perfettamente la maturazione di Lana tra un capitolo e l'altro, essendo appunto passato del tempo tra i due. Rispetto al primo capitolo, Lana e Mui si sono visti incrementare le loro possibilità. Lana ora è ancora più agile e slanciata, ciò lo possiamo notare nella sua maggiore velocità nei movimenti, mentre Mui giocherà un ruolo ancora più importante rispetto al primo capitolo. Questo ha portato all'implementazione di nuove meccaniche per il duo. Lana avrà la possibilità di scivolare in corsa, nuotare sott'acqua, meccanica che nella realizzazione mi ha ricordato gli stessi movimenti e feeling di Andy di Heart of Darkness, mentre Mui vedrà incrementate le sue abilità ipnotiche. Difatti potrà muovere la fauna e prenderne anche il controllo per la risoluzione degli enigmi. L'ultima meccanica che fa ritorno dal primo capitolo sono le fasi stealth. Anche in questo sequel, difatti, il nostro due dovrà avere un approccio più silenzioso, nascondendosi ed utilizzando l'ambiente come loro amico per poter superare i pericoli. Se già nella trama sentivo il forte richiamo di Mudos, qui vede la sua conclusione ed il cuore pulsante. La possibilità di avere una specie di game speak con Mui dicendogli di seguirci o di fermarsi, il nascondersi nell'ombra per evitare di essere eliminati, le abilità ipnotiche di Mui che mi hanno ricordato il canto del caro vecchio Abe ed i segreti sparsi per i livelli. In questo caso però non avremo dei Mudokon da salvare, ma degli effettivi collezionabili che ci aiuteranno a tracciare una linea degli avvenimenti della trama, esattamente come avvenne per il primo capitolo. Non saranno essenziali, questo perché la trama porta tutti allo stesso punto di comprensione, però trovarli vi farà arrivare in anticipo e vi permetterà di intavolare alcuni ragionamenti che poi potranno essere confermati o smentiti. E poi rappresentano anche achievement per il vostro punteggio giocatore, perciò trovarli potrebbe aiutare per poter millare il gioco, ovvero raggiungere i 1000 punti giocatore, la controparte dell'agognato platino di PlayStation. In generale mi è sembrato che gli sviluppatori abbiano imparato dalle piccole sbavature che aveva il primo capitolo, e ciò ha portato ad un approfondimento del gameplay con vecchie meccaniche tirate a lucido e nuove aggiunte che seguono fedelmente l'idea creativa dietro il progetto. In generale le meccaniche sono poche, ma secondo me è meglio così, per il tipo di gioco di cui stiamo parlando. Aggiungerne a sproposito e dipanarle alla rinfusa avrebbe solo danneggiato tutti i restanti comparti del gioco e avrebbe portato non poca confusione al giocatore. Un mix non proprio consigliato. In questo caso invece sono più che funzionali a ciò che ci si parerà dinanzi e saranno man mano introdotte al proseguire della nostra avventura, grazie alla scelta degli sviluppatori, che io apprezzo moltissimo, di non inserire muri di text box di tutorial, bensì mostrarti la meccanica direttamente nel gioco, facendoti fare pratica con un enigma che richieda il suo utilizzo.
un ottimo modo per memorizzare e per masterarla, in vista di enigmi futuri anche più complessi. Ed anche in questo caso, dopo aver tessuto le lodi, ho da enunciare alcuni feedback per gli sviluppatori. Nonostante la struttura intera del gameplay funzioni molto bene, ho notato un paio di cose che potrebbero essere modificate o aggiunte, elencate in ordine crescente per importanza. La prima è semplicemente un'aggiunta quality of life. Nella schermata della selezione dei capitoli suggerirei di aggiungere un counter che mostri quanti segreti sono disponibili nei vari livelli e di quanti ne abbiamo collezionati. Questo aiuterebbe il giocatore a comprendere meglio dove si è perso qualcosa. La seconda ed ultima è una presenza forse un po' troppo massiccia di checkpoint. Nel primo capitolo avevamo, rispettivamente, meno checkpoint sparsi per i livelli, ma comunque molto generosi. Temo che questa scelta sia stata applicata per via di alcuni feedback di utenti che hanno percepito della frustrazione nella ripetizione degli enigmi. Sebbene io comprenda questo punto di vista, ritengo però che la gestione attuale dei checkpoint possa danneggiare l'esperienza stessa. Mi spiego meglio. Il gioco, come il genere vuole, ha una componente di trial and error, già di base. Anche i giochi che ho citato prima ed altri esponenti del genere, famosi allo stesso modo ma più recenti, come Limbo, Inside, Little Nightmares e Reanimal, hanno questa componente. Esso è parte integrante dell'esperienza. Questo perché sbagliando si impara, come dice il detto. Questo però passando per un layer di fallimento, pazienza e strategia. Inserire così tanti checkpoint rischia di squalificare questo layer ed esacerbare la natura trial and error, spingendo il giocatore a non impegnarsi troppo per comprendere ed apprendere l'errore, ma semplicemente a fare più tentativi. Prima o poi quello giusto lo trovo. Seppur vero che oramai viviamo in un mondo super veloce che non ammette errori o ripetizioni, trovo che questo genere sia un'ottima chiave di lettura sana per reintegrare in noi il concetto di fallimento e di pazienza. Comprendo perfettamente che questa sia una scelta decisamente divisiva e per questo mi metto nei panni degli sviluppatori che si trovano a dover compiere una scelta decisamente complicata e complessa. Il mio è un punto di vista decisamente soggettivo, essendo cresciuto in un contesto videoludico decisamente differente da quello moderno, dove molte semplificazioni o aiuti non c'erano. Ci tengo a specificare che il mio non vuole essere un invito a tornare ai fasti di un tempo, è un'utopia, ma più di bilanciare l'esperienza per non essere né inutilmente punitiva né troppo generosa. In generale un'esperienza che ammetta e promuova l'errore, ma al contempo stesso che prepari il terreno per poter comprendere dove e cosa si sia sbagliato e che spinga il giocatore a sperimentare vie alternative, ad esprimersi nel proprio problem solving. Spero che questi feedback possano essere utili agli sviluppatori, o perché no, anche un terreno di dibattito. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo piccolo viaggio. Prima però vorrei parlarvi anche del comparto audio di Planet of Lana 2. La prima cosa da sottolineare è che, esattamente come il primo capitolo, nel gioco vi sarà una lingua aliena parlata dagli abitanti di Novo, ma sotto specifica scelta degli sviluppatori, non sarà possibile comprendere cosa stiano effettivamente dicendo. Ti hai? Allame? Meno. L'altro naira. Alame. Meno. Una scelta che ho apprezzato e continuo ad apprezzare. Nonostante la mancata comprensione tramite sottotitoli, però, il gioco riesce a farci intuire i dialoghi che intercorrono tra i personaggi. Questo grazie all'espressività dei personaggi e soprattutto dal mix di bravura tra i doppiatori ed il compositore musicale. Lui è il secondo grande elemento e ritorno. Stiamo parlando di Takeshi Furukawa, artista già conosciuto nel campo videoludico e cinematografico. Alcuni esempi di opere a cui ha lavorato sono The Last Guardian e Star Wars The Clone Wars. Già nel primo capitolo aveva dimostrato la sua bravura componendo una colonna sonora degna di nota. Anche questa volta non si è risparmiato. La soundtrack accompagna perfettamente gli avvenimenti di gioco e di dialoghi, trasportando con sé le emozioni delle varie situazioni che affronteremo durante l'avventura. Non solo dal punto di vista musicale, ma anche della scelta di effetti sonori.
i quali vedono un mix di elementi già utilizzati nel precedente capitolo e qualcosa di nuovo. In generale però donano ulteriore espressività alle varie ambientazioni di gioco. Se passeremo all'interno di una grotta, la voce di Lana farà eco. Potremo sentire il fruscio dell'erba mossa dal vento ed in generale sentire il peso dei passi di Lana, in base al terreno in cui cammina. Questi sono degli esempi, ma permettono di comprendere un lavoro dietro alla loro realizzazione di un certo livello. Anche da questo punto di vista possiamo tranquillamente dire che l'alto livello settato dal prequel viene mantenuto e migliorato. E con la conclusione del comparto audio siamo arrivati al capolinea. Ora è il momento di trarre le conclusioni. Planet of Lana 2, Children of the Leaf è un sequel capace di prendere ciò che era già stato seminato e farlo germogliare riproponendo una formula vincente, ma imbastendola con piccole importanti novità che impreziosiscono l'opera, come un buon sequel dovrebbe fare, in fondo. Non solo, è anche tecnicamente solido, cosa sfortunatamente non scontata di questi tempi. Ho giocato il gioco sulla mia Xbox Series S e non ho mai avuto nessun problema tecnico, soltanto un crash avvenuto casualmente. La trama, ancora una volta, sa coinvolgere emotivamente il giocatore, questo grazie ad un mix di regia, sonoro e musiche che sanno trasportare e valorizzare quella lingua aliena che non riusciamo a comprendere. Una trama altamente interpretativa, ma che pone dei paletti nel terreno per far sì che non sia troppo vaga. Prima citavo Limbo ed Inside. Ecco, Planet of Lana si discosta da quel tipo di modo di raccontare la trama, ma si avvicina più alle metodologie di un Little Nightmares e di un Oddworld, dando spazio a teorie ed interpretazioni, ma presentando il conto nei momenti giusti, per guidare i giocatori verso la via della verità. Gli sviluppatori prendono una strada complessa, quella di aprire le braccia a più giocatori possibili, senza però incappare nel classico né carne né pesce, fornendo un'esperienza che la maggioranza può apprezzare, che essi siano giocatori incalliti di puzzle game o neofiti. Non è obbligatorio aver giocato il predecessore per comprendere gli avvenimenti di gioco, ma personalmente consiglio a coloro che non lo hanno giocato di recuperarlo, per avere una visione ancora più approfondita di questo sequel. Nonostante qualche singhiozzo, è comunque un gioco che ti entra nel cuore e difficilmente se ne va. Una piccola gemma indie che merita di essere scoperta, ricordata e coltivata. Un gioco che vi consiglio caldamente di giocare e che ho millato con estremo piacere. Planet of Lana 2, Children of the Leaf è attualmente disponibile per PC, tramite Steam e Microsoft Store e tutte le console, sia old che current gen. Inoltre è disponibile anche su Game Pass Ultimate. Come ultima cosa vorrei ringraziare nuovamente Wishfully e Thunderful Publishing per avermi dato la possibilità di parlarvi del loro gioco. Se anche voi vorrete giocare a questo gioco, in descrizione vi lascio il link che vi porterà alla sua pagina ufficiale, dove troverete tutti gli store disponibili. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori. Per concludere vi lascio con la fatidica domanda: conoscevate già questo gioco? E se sì, qual è stata la vostra esperienza? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Grazie per avermi seguito fin qui, ed ora vai con l'outro! Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.